tutti gli avventurieri precari fuori. Oggi siamo a Modena, a Stormhof, e ci troviamo qui in occasione del Play Festival. E abbiamo l'onore di avere e abbiamo qualche domanda per qui davanti al giocatore, ci dà molte informazioni sulla e volevamo sapere quali sono gli aspetti presenti nella guida che facevano parte già dell'idea originale e quelli invece Yes, actually, most of it was planned from the start, if not all. But when you're writing physical books, or even, I guess, electronic ones, you are always limited in how much information you can put in each book. And I know that some may find this kind of frustrating, that I want everything in the core book, but it's not just possible. At least if you're trying to be a little more nuanced and try to have some depth in your setting. We release a little bit more information for each book. La maggior parte dei contenuti era stata già pianificata dall'inizio, ma quando si scrive un libro comunque sia fisico sia digitale è difficile inserire tutto in un unico manuale e quindi sono dei limiti che sono stati rispettati. Lo stile di Silmarum, lo stile artistico del manuale è davvero eccezionale, si potrebbe dire unico del suo genere. Volevamo sapere quali sono le ispirazioni che sono state prese per realizzare quello che è il contenuto definitivo. First and foremost, I am not the artist, but I can tell you this much. Martin has developed his style together with us. We have known each other for 30 years. So he has developed as an artist and we have developed as writers together. And when we started working on Silmarum, we actually sat down for 2 days and Googled art, architecture, over the different historical periods and different geographical cultures, you know. And we said this we like, this we don't like, and then we ended up with like 400 or 500 pieces of architecture and style and design. And from that he continued to develop the style of the game. So. Allora, noi non siamo occupato della parte artistica, ma io e Martin si conoscono da 30 anni, quindi sono cresciuti insieme come disegnatore e come scrittore, e quando hanno deciso di creare l'arte di Silmarum si sono messi a cercare immagini da cultura, da parte del mondo per giorni, e alla fine hanno selezionato ciò che piaceva, ciò che non piaceva, hanno finito con la penza fonti da cui attingere, mescolando insieme queste fonti per creare qualcosa che è diventato uno studio. L'ultima domanda invece riguarda l'ispirazione del gioco. Molti hanno definito un misto tra Principessa Mononoke, Studio Ghibli e Franco Rosso. Volevamo sapere se sei d'accordo e eventualmente quali altre opere hanno influenzato la parte, diciamo, dell'animazione. Princess Mononoke was one of our most important sources of inspiration when it came to the theme, the basic theme of the game. So that one is, there's no discussion. We talked about it a lot, and we talked about how much we liked it and how we wanted that kind of seriousness and depth in our fantasy world. When it comes to Game of Thrones, I think maybe we share a similarity in that we're trying to write fantasy about human beings, not about heroes, but about people. So I absolutely understand why people are comparing us to Game of Thrones and the other books of George R. R. Martin. Besides that, I don't know,
when you have lived for over 40 years, it gets hard to pinpoint exactly what kind of inspiration you have. I mean, we have played all the international big fantasy role-playing games, of course, and seen all the movies you have, and read all the books you have, probably. So we get bits and pieces here and there, and try to do our best to bring it all together. Allora, Principessa Mononoke è stata senz'altro una fonte di ispirazione che hanno tenuto presente soprattutto per quel che riguarda le tematiche che simulano, mentre Game of Thrones riescono a capire il paragone perché in entrambi i casi si tratta di fantasy che ha al centro le persone, però essendo una fonte di ispirazione così netta come magari quella di Mononoke. Per il resto, avendo comunque vissuto oltre 40 anni, è difficile identificare con esattezza cosa mi ha ispirato piuttosto di cos'altro, perché comunque hanno letto molti libri, ho giocato molti giochi, visto molti film di panorama fantasy, quindi si trae ispirazione qua e là e si mette insieme per cercare di fare delle cose belle. Sì, lui fa paragone con Game of Thrones perché già il gioco dei personaggi non necessariamente e niente, un po' per un po'. Thanks.